Ciao Taro! Che cazzo? Dove sono? 365 giorni, 5 ore, 48 minuti e 46 secondi fa, io, la Benz e la Convert ci trovavamo in quel di Banbury, nel Western Australia. A quest'ora stavamo progettando se e quando partire per il tanto atteso road trip down south, se, come e quando licenziarci, se non altro, dalla nostra ultima farm. Non fossero infatti subentrate titubanze relative al conteggio dei giorni lavorativi, 365 giorni fa oggi stavamo già spiaggiate su granelli di sabbia bianca a sorseggiare un Tommy's Margarita con sciroppo d'agave mezcal, con il sol pensiero di quale piatto mettere sotto ai denti per primo una volta rientrate in patria. Purtroppo però il macello degli orrori si protrasse più a lungo del previsto, costringendoci non solo a ritardare la data di partenza per il road trip, bensì a posticipare pure il volo di ritorno per l'Italia. Stabilimmo dunque che ci saremmo licenziate il giorno 17 aprile, nonché a 72 ore esatte all'eclissi solare totale del 20 aprile 2023. Riavvolgendo un attimo indietro il nastro, non so se sia più surreale il fatto che in quel periodo il Dalai Lama fosse stato accusato di pedopornografia o che Sara abbia smesso di mangiare carne. Ad ogni modo, ricordo perfettamente di aver perso un'unghia del piede scartavetrandomi giù da una duna di sabbia, di aver ricevuto una generosissima cacata in testa da un cacatua e di come, complici fattori alquanto inspiegabili, i jeans cominciassero timidamente a salirmi a fatica. Ricordo con estrema lucidità di aver contemplato la mia immagine riflessa allo specchio per 5 interminabili minuti, con grande sgomento, e di aver convocato d'urgenza le mie 2 Italian ladies per avere la conferma che ciò che stessi insistentemente fissando non fosse solo frutto della mia immaginazione. Quel maledetto specchio delle mie brame metteva infatti in risalto un luccichio che non mi era per nulla familiare e che anzi ha completamente stravolto la mia giornata, sbattendomi in faccia la realtà nuda e cruda dei fatti. Il tempo passa per tutti. Brillante come non mai si faceva così largo tra la mia folta chioma cespugliosa il mio primo capello bianco. Quella stessa notte mi abbandonai alle braccia di Morfeo intorno alle 4. A tenermi sveglia furono i pensieri e le circostanze, in primis l'adrenalina di aver finito i giorni in farm, in secondo luogo le endorfine provenienti dai digestive al fondente e infine il profondo impegno in conversazioni d'un certo spessore delirante che spaziavano dalla teoria delle stringhe al codice da bilioni di dollari carpito con l'inganno dal colosso di Google ai 2 fondatori artisti e programmatori di TerraVision, odierno Maps, per poi virare ancora su quel maledetto capello bianco e farmi finalmente crollare tra le braccia di Morfeo ad orari inaccettabili per un essere umano in partenza per un'ordalia simile. Avevamo infatti progettato in maniera molto semplicistica di raggiungere la cittadina di Exmouth, sede dell'imminente eclissi, in poco meno di 72 ore. Si trattava di percorrere una distanza di 1300 km per assistere a 13 secondi di evento, essenzialmente, ad un fenomeno rarissimo se non irripetibile per il quale erano attesi decine di migliaia di visitatori, trasmesso al telegiornale in Italia e all'estero, in occasione del quale era stato addirittura sincronizzato l'iconico verso conclusivo di Roger Waters, "But the sun is eclipsed by the moon", sul minuto 11:29 di quella mattina. Come si sta dietro nel sedile passeggero? Weila! Comodo. Allora Benzoni come va? Si fa anche sesso qui dietro. Guardala! Non erano quindi presenti Pink Floyd in carne ed ossa, come tanti mi hanno chiesto, semplicemente la band aveva reso visibile la diretta sul proprio canale YouTube, facendola coincidere con la traccia dell'album che meglio si addiceva all'occasione, il brano Eclipse di The Dark Side of the Moon, per celebrare in maniera assolutamente unica il 50° anniversario dalla sua uscita. Ora, a inizio video ho chiaramente detto che eravamo in procinto di partire per le vacanze al sud, no? Bene, a questo punto è lecito domandarsi cosa diamine stessimo combinando ad Exmouth, dove peraltro eravamo appena state un paio di mesi prima. La località costiera in questione è infatti situata a metà spaccata tra Perth e Broome, del tutto fuori rotta rispetto a Margaret River e a quanto preventivato di visitare. Dunque, non essendosi verificata alcuna inversione dei poli, capite bene che debba per forza esserci una giustificazione razionale
per cui 3 ragazze, non avendo fino ad allora dato segni di lacune geografiche preoccupanti, si siano spinte tanto in su, a meno che non si escluda l'ipotesi di un possibile sabotaggio da parte di Google Maps per averlo chiamato TerraVision. Ma allora, che cosa è realmente accaduto in quel frangente di 72 ore di rotta distorta? Appunto, pensieri altrettanto distorti, perché percorrere 1300 km per 13 stupidi secondi di eclissi abbiamo constatato essere roba da matti da legare. Una partenza per il sud inaspettata, con tappa al nord, per assistere ad una follia di breve durata, quasi impercettibile, un po' come la pallina nel servizio di Yannick Sinner, che dalla potenza con cui viene scagliata l'unica emozione che ci regala è il suono del colpo e del rimbalzo in campo avversario, non da ultimo il fragoroso applauso della folla in esultanza al proclamarsi dell'ace da parte dell'arbitro. Ecco, l'eclissi è più o meno lo stesso. Siamo concentrati al massimo per seguire ogni singola fase dell'oscuramento del disco solare, magari seguiamo l'orbita della Luna dalla sera precedente e abbiamo pure segnalato alla NASA la traiettoria della cometa del diavolo, eppure quando la pallina viene scagliata percepiamo solo che c'è stato uno spostamento d'aria. Nessuna parabola, nessun effetto. Per quanto ne sappiamo, affidandoci solo ed esclusivamente alla vista, la pallina potrebbe benissimo anche essere andata fuori campo. Da spettatori a quei livelli la partita la si vive a scoppio ritardato, in base alla tonalità con cui il pubblico acclama il giocatore a fine punto. Capita che ci si distrae per controllare l'orario e quando si alza lo sguardo, tempo di sbattere le palpebre, che è già tornato il sole. Io, per esempio, su 13 secondi 5 me li sono giocati a capire che inforcare gli occhiali schermati quando l'eclissi è al 100% equivale a non vederla. Solo che tra che di colpo cala la notte in pieno giorno, i cani che abbaiano, gli stormi di cacatua in volo, eccetera, tempo di togliersi gli occhiali schermati e gridare oddio, che il sole è già ricomparso. Metteteci poi pure la gente in videochiamata coi trisavoli in collegamento dalla casa di riposo e avrete il quadro completo della scena. Capelli bianchi a parte, c'è da dire poi che la trasferta ad Exmouth presupponeva un altro grosso aggiornamento del sistema operativo, il passaggio da powered side ad unpowered side with tent, tradotto, da un sito alimentato appunto con power, dotato di corrente con cui poter ricaricare il mezzo, ad una pura fetta di terreno incolto su cui piantare una tenda. Salutato infatti a malincuore Elvis, il camper che ci aveva tenuto compagnia 6 mesi e mezzo, nonché accompagnata in lungo e in largo all along the WA, e inaugurata così la nostra nuova Sharon in un campeggio di nudisti sperduto nella foresta, i 1300 chilometri di terreno assassino erano lì, pronti ad attenderci al varco. Manco a dirlo, causa disguidi relazionali e via discorrendo, oltre che per l'errata convinzione che ci servissero delle maschere da saldatore per scongiurare danni alla retina, finimmo per partire in ritardo bestie con non pochi intercalari di sottofondo. Jessica, come mi parcheggio? No, mettiti nell'altro verso. Sara, puoi aiutarci per favore? Raga, io devo fare la tenda, mio Dio. Arrivando puntualmente a destinazione a notte fonda, non nego che le tre Italian ladies vantassero inoltre l'infallibile capacità di farsi riconoscere ancor prima di aprir bocca, a colpo d'occhio, o meglio, nel caso in questione, a colpi di picchetto, ma non quel 20 aprile. Erano le 19 della vigilia all'eclissi e già ci trovavamo in una restarea lungo la strada che, più che spartana, oserei definirla essenziale. Uno spiazzo di terra rossa tempestata da ciuffetti gialli acuminati e un paio di bush toilets che consistevano in 2 gabinetti con un buco nel terreno al posto dello sciacquone. Accampate assieme a noi nell'unica piazzola di sosta disponibile un'altra ventina di persone. Come ieri, d'altronde, negli stati repubblicani degli USA, ove si è registrato appunto il tutto esaurito con sistemazioni prenotate con mesi e mesi d'anticipo. Di quella serata ricordo che ero sdraiata sul materasso nel retro del SUV a scrivere, mentre Angela mi ripeteva ad intervalli sempre più ravvicinati di non aprire per nessun motivo le portiere della macchina per non far entrare insetti, facendomi soffocare su un RAV4 soprannominato Sharon in onore di una splendida ragazza taiwanese conosciuta in farm. Sara era in tenda, fuori, proprio accanto a noi. Il sole, invece, era già tramontato da un pezzo.